Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, abbiamo questa luna nuova in Toro, l'8 maggio. Questa è una luna che ci chiede veramente di mettere in pratica le pulizie, diciamo, mettere in pratica le pulizie, pragmatismo, concretezza e voglia di fare. Quindi tutte le lune nuove sono foriere di nuovi inizi e quindi ci danno una spinta propulsiva molto forte inerente proprio a un'energia vitale più forte, ok? Questa in Toro ci spinge al pragmatismo, è proprio pratici, essere pratici, soprattutto per quanto riguarda i nostri veri valori. Quali sono i valori? Il Toro proprio è il segno del valore, no? Quali sono i nostri valori? I nostri valori pratici, quello che ci dà radicamento e ci spinge a livello proprio propulsivo, con energia, a dare credito e a mettere l'attenzione sulla praticità dei nostri valori, rendere pratici i nostri valori, praticare quello in cui crediamo. E quindi oggi analizzeremo tutti i segni zodiacali, vediamo come ti influenzerà questa luna nuova in Toro, ma prima di tutto voglio mettere un messaggio generale per tutte noi e tutti noi. Allora, vediamo, partiamo con i Sefirion, con gli Angelion. Qual è il messaggio principale della luna nuova in Toro dell'8 maggio? Sapete che le lune influenzano qualche giorno prima, qualche giorno dopo, ok? 3-4 giorni prima, 3-4 giorni dopo, ok. Vediamo qual è il messaggio generale di questa luna nuova in Toro dell'8 maggio. Allora, mettiamone una, poi ci mettiamo l'oracolo delle porte. Ok, andiamo a vedere il messaggio principale di questa luna nuova. Amicizia, solidarietà, comunità, alleanza, bellissima carta, questa è la carta diciamo un po' del due di coppe, no? Se dovessimo annoverarla agli arcani minori, e sono due alberi distinti ma non separati, colori diversi ma non separati, le radici, il radicamento, e quindi qua mi dice che questa è una luna nuova che comporta l'alba di un nuovo tempo che ha a che fare con la cooperazione e non la separazione. La cooperazione, il valore, no? I valori, cosa sono i valori? Mio padre mi dice sempre: io credo di averti dato quei valori antisismici, li chiama così, che qualsiasi cosa accada nella vita rimaniamo radicati profondamente a qualcosa di indissolubile e indistruttibile. E quindi il senso è proprio questo, legarci a quei valori indissolubili e indistruttibili che sono la cooperazione, il fatto di vedere l'altro fuori da noi, chiunque l'altro sia, come un valore aggiunto e non una diminuzione, vedere nell'altro la rappresentazione di Dio che fa esperienza di se stesso sulla terra, e quindi siamo distinti, non separati. E quindi questa luna nuova è foriera di questa energia, affinché ci sia solidarietà, comunità, alleanza, e quindi mettere l'attenzione su quei valori radicati in noi che hanno a che fare con la bellezza. Il Toro è dominato da Venere, è la bellezza. La bellezza di cosa? La bellezza di vedere l'altra persona distinta ma non separata da noi, di vedere chiunque con questo approccio. E fare come la natura fa. La natura è foriera di bellezza. Il darsi della natura, noi siamo natura, il darsi, dare all'altra persona, dare all'altro, è l'espressione della bellezza. E quindi qua ci stiamo addestrando ai valori naturali, non ai valori sociali. I valori sociali ci vogliono separati, ci vogliono divisi. La cultura ci vuole divisi. I valori naturali ci vogliono in cooperazione, come la natura coopera tra di essa, con tutte le sue creature. Ok. Vediamo qual è la porta. La porta della prigione, sì, la prigione mentale. Ho appena finito di dire i valori della cultura, i valori culturali, i valori morali della società moralistica, patricentrica, che ci vuole diversi, separati, e tutte le gabbie mentali inerenti a questo, no? Quindi questo bellissimo messaggio dei Sefirion ci dice: coopera e liberati dalla prigione mentale. Prigionia mentale è la prigionia dei concetti.
lo psicopenitenziario in cui ci siamo trovati fino a questo momento e da cui ogni singolo sta uscendo. Ricordiamo che un uomo è libero e tutti gli uomini, come diceva Borges. E quindi questa è la luna piena foriera di questo nuovo inizio, il nuovo inizio che porta ehm, a uscire fuori dalle dinamiche mentali, la porta della prigione, questa è una carta del mentale, e a cooperare l'un l'altro. Tutte le emozioni che gli altri ci scatenano sono eventi, enti, entità, divinità, e quindi noi stiamo facendo un grande lavoro nella nostra scuola affinché possiamo integrare le emozioni che ci arrivano, no? Le emozioni sono il nostro più grande patrimonio affinché possiamo andare a squarciare il velo di Maya, a squarciare la mente, a squarciare la prigione dello psicopenitenziario. Quindi noi, accogliendo l'emozione, come vi ho detto anche negli ultimi video, permettiamo di creare sempre di più uno squarcio nel mentale, a andare sempre di più nella non mente. E quando ci facciamo inglobare dalla tristezza, dalla frustrazione, dalla rabbia, diciamo grazie alla dea della frustrazione, alla dea della rabbia, alla dea della fragilità, e ci facciamo inglobare da quella sensazione, allora la mente perde il controllo e si crea uno squarcio nella mente. Cioè, pian piano, ogni volta che ti fai inglobare da quelle emozioni, sempre di più si creano degli squarci che finalmente poi quella diga si aprirà. Ok? E tu lo senti il potere che acquisisci ogni volta che si crea quello squarcio. Quindi il messaggio di questa luna nuova in Toro è proprio quello di squarciare la mente attraverso la cooperazione, prima di tutto con le tue emozioni. Alleanza con le tue emozioni. Siccome le persone sono strumenti del divino, affinché tu possa integrare tali emozioni, allora questa luna nuova ti dice il grande impeto nell'integrare, nell'avere l'alleanza con le tue emozioni affinché vengano squarciati i limiti dello psicopenitenziario della mente. Ok? Bellissimo messaggio. E adesso, ragazze mie, passiamo ai segni zodiacali, vediamo come ti influenzerà questa luna nuova. Partiremo dai segni di fuoco, aria, acqua e terra. Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Andiamo a vedere questa luna nuova, cosa porterà, come ti influenzerà. Allora, vediamo. Sapete che la luna nuova può influenzare 2 o 3 giorni prima, 2 o 3 giorni dopo, ok. Vediamo qual è il messaggio per te con questa luna nuova in Toro dell'8 maggio. Messaggio 5 di primavera, questo è un 5 di bastoni, forse abbiamo un po' di tensione con qualcuno, ci può essere della tensione o un litigio con qualcuno, sei in tensione con qualcuno. Opinioni divergenti, dice, no? Forse abbiamo o possiamo avere in questa luna nuova un po' di tensione con qualcuno, va bene? Tensione, chiunque può essere, e un po' di tensione, un po' di pensarla in modo diverso, oppure ci può essere un qui quo quo, un pri quo quo con qualcuno, ok? Sapete che tutte le lune, gli inizi e le lune piene portano un fermento interno, no? Vediamo un po', questo è un messaggio un po' di guida, vediamo un po' cosa ti dicono i tarocchi. Ricordiamo quello che abbiamo detto nell'intro del video quando abbiamo delle tensioni. Ricordiamo che ogni tensione genera in noi un'emozione, che è una divinità, un Dio che vuole e deve essere integrato, accolto, perché dietro quell'emozione c'è il tuo più grande tesoro. Allora, vediamo cosa ti porta questa luna nuova, Ariete. Tre di denari, paggio di spade, 6 di denari. Guarda, mi dice che ti metterai d'accordo rispetto a una situazione dove c'è tensione con qualcuno, può trattarsi di lavoro, può trattarsi di lavoro o altre circostanze, non mi specificano l'amore in questa stesa, però potrebbe anche essere, no? Siamo a migliaia, quindi
Ci può essere un po' di tensione con qualcuno che la pensa in modo diverso da te, che non riesce a venirti incontro, però alla fine il 6 di denari mi parla di un intendimento con questa persona, il paggio di spade. Vediamo un po'. Ancora, aggiungiamo le due altre. Asso di denari, sì, mi parla di lavoro tendenzialmente. La luna, guarda, ci possono essere delle preoccupazioni, un po' di paure relative al venirsi incontro, mettersi d'accordo su una questione lavorativa. Però io vedo che ehm, vi venite incontro con questa persona. Sì, c'è un'opportunità di lavoro qua, dove ti vede un po' sulla difensiva, o c'è una persona con cui non riesci a metterti d'accordo per questa opportunità. Però io vedo che le paure vengono risolte, o comunque sia quello che era oscuro rispetto a questa situazione viene risolto. Ok? Se non vi risuona ancora, aspettate qualche giorno, perché ovviamente le carte, l'energia di questa luna. Vediamo il lato positivo. Il lato positivo, il mago assolutamente. C'è qua nel lavoro ti vedo creativa, ti vedo creativo, ti vedo, c'è un'opportunità di lavoro importante, tutto dalla tua parte in ambito lavorativo, eh? Mi parlano soprattutto di lavoro. Vediamo la carta negativa. Cavaliere di spade, mi parlano che c'è tensione con qualcuno. O c'è tensione con qualcuno che però verrà risolta, va bene, verrà risolta. E poi la situazione viene risolta, puoi nutrire un po' di dubbi interni tuoi ancora nonostante venga risolta, però mi raccomando, quello che ti porta questa luna nuova è accogliere quell'emozione e lasciar fluire, va bene? Tu lasci fluire l'emozione di paura o di ansia e ne trai il potere di quella situazione, ok? Vediamo un po' cosa ti dice l'altro oracolo. Mettiamo uno di questi e poi un altro delle fate. Vediamo. È tempo di andare, sì, qua arriva un cambio. Hai il potere, arriva un cambio, va bene? Rispetto a quello che abbiamo detto, mi dicono hai il potere, fai questo cambio, usa le tue capacità per superare questo momento, puoi farcela. Ti dicono che hai il potere nelle mani, quindi è tempo di andare, magari fammi vedere un po' su questo tempo di andare cosa mi aggiungono. Sì, un bivio, devi prendere una scelta rispetto a una situazione che può accadere all'interno di un contesto lavorativo per mettersi d'accordo. Ricordati che se hai delle paure interne, devi accogliere l'emozione perché il mago è al tuo positivo. Tu hai la potenzialità, la capacità di creare come tu vuoi. Come tu vuoi, deve avere a che fare. Se tu vuoi una cosa, per esempio, no? E ci sono delle paure, fatti inglobare da quella paura, chiediti cos'è quella paura. Fatti inglobare totalmente da quella paura, va bene? È proprio un rito sciamanico questo. Visualizza la tua paura più grande, a livello di questo contesto qui, ok? E di alla tua paura, io mi affido a te, io mi affido a te. La mia ferita è la sorgente del mio coraggio, ok? E vedrai come tutto si risolve, d'accordo? Ok ragazzi miei ragazzi, vi auguro una luna nuova meravigliosa, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone, ascendente leone, luna o Venere in leone. Andiamo a vedere questa luna nuova cosa ti porterà, come ti influenzerà. Allora, mettiamoci una carta guida. Leone, una carta guida, luna nuova. Il mago, wow, manifestazioni. Il mago mi parla di grandi manifestazioni con questa luna nuova, mi parla del fatto che tu hai un potere di manifestazione importante, si manifestano delle cose nel lavoro come nell'amore o in altre circostanze, mi dicono che hai il potere di creare consapevolmente la tua realtà. Mi dice puoi realizzare qualunque cosa, assumi il controllo della tua vita, sei in grado di manifestare ciò di cui hai bisogno per avere successo e questa luna nuova ti porterà un successo, ok? Bellissima energia di partenza, vediamo da cosa è accompagnata, cosa ci raccontano i tarocchi, come ti influenzerà questa luna nuova, Leone. Vediamo.
10 di bastoni, 7 di spade, che è successo qua? Il re di denari, 9 di coppe, il 6 di coppe. Allora, se c'erano problemi con i figli, col padre dei vostri figli o con la madre dei vostri figli, vengono risolti, va bene? Rispetto ai figli vengono risolte queste situazioni qui. Se tu avevi questo, se c'erano una situazione pesante di mancanza di fiducia rispetto a questa condizione, si risolve completamente, va bene? Ora, qua mi dicono anche altro, mi parlano di una situazione a più livelli che poteva essere pesante per te rispetto al tuo benessere personale, 9 di coppe, 10 di bastoni, più livelli di situazioni pesanti, magari riguardanti delle tue responsabilità, va bene? Mi dicono che le situazioni pesanti che hai vissuto fino a questi momenti, fino a questi giorni, si risolvono in funzione del tuo benessere personale, 9 di coppe, va bene? Situazioni di varia natura potevano essere, di responsabilità si risolvono, quindi la luna nuova è ben aspetta le situazioni che erano pesanti o che richiedevano sforzo, che ti davano da pensare, che ti creavano un po' di irascibilità rispetto magari a delle situazioni con i figli o con le tue responsabilità. Si risolvono, ok. E fammi mettere un'altra, vediamo, non mi parla nello specifico, vediamo di amore, vediamo un po' l'energia di questo re di denari nei tuoi confronti. Il 5 di coppe, ti dico anche un'altra cosa. Qua c'è anche una persona che in questi giorni manifesta una chiamata nei tuoi confronti, un'opportunità per si sente in colpa o un'energia di abbassamento d'animo nei tuoi confronti e vuole recuperare un rapporto. Mi può parlare sia d'amore che un'altra persona, ok? Quindi c'è la manifestazione di una persona con la quale c'è silenzio, c'è una situazione difficile, magari una persona più egoista che pensava più a se stessa, c'è la volontà di un recupero della connessione. Non mi parlano soltanto di amore di coppia, mi parlano di una persona che si pente o che ha un'energia di migliore nei tuoi confronti e vuole recuperare un rapporto, una connessione o chiedere scusa, ok? Vediamo un po' energia positiva per te. Positiva 8 di bastoni, assolutamente qua ci sono comunicazioni e quelle comunicazioni che ti ho detto, comunicazioni, ma non solo comunicazioni, l'energia è movimento, energia e movimento su quelle situazioni a più livelli che ti stressavano in questi ultimi giorni, si muove tutto, rinizia tutto, si rimuove tutto, ti vedo molto più serena, più sereno, più contenta, più felice, ok. Energia negativa, il 7 di coppe. Se si avvicina a questa persona è anche vero che può essere che tu sia un po' confusa su cosa pensare di questa persona o confuso. Può essere questo, un po' di confusione inerente a questa persona qui, d'accordo? Ok, però vedo che le cose poi vanno bene nonostante questa tua confusione. Vedi la luna, sei un po' indecisa, un po' confusa su cosa fare con questa persona. Vediamo un po' che c'è dopo il 6 di coppe. Il 5 di denari, vedi, è come se... Allora, le situazioni si sbloccano con questa persona, però tu ti vedo un po', come dire, un po' sulla difensiva, o meglio, non sai bene cosa pensare rispetto a questa persona. Certo è che 5-5, qua c'è un cambio positivo dalla tua parte, e poi sarai tu a decidere, tu sei il co-creatore della tua realtà, ok. Vediamo un po' cosa ti dice quest'altro oracolo. Al mare, caos e contrasto, costruire palazzi. Guarda, se stai vivendo una situazione dove le cose non fluivano in vari ambiti di quelli descritti, costruire palazzi mi dice che la cosa insieme all'8 di bastoni si inizia a muovere per te, tutte quelle situazioni dove erano un po' dove stressate, ok? Con questa persona c'è la possibilità di mettere le basi di qualcosa di nuovo, questo mi stanno dicendo, ok. Vediamo un po'
cosa ti dicono le fate. Chiedi quello che vuoi. Questa è una carta bellissima che mi dice: le situazioni si risolvono, puoi chiedere quello che vuoi. Lascia che l'universo e le persone sappiano ciò di cui hai bisogno. Quindi puoi chiedere quello che vuoi, va bene? Tutto si sblocca, il mago già me lo diceva. Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, questo è quanto. Vi auguro una bellissima luna nuova. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere cosa ti porterà questa luna nuova e come ti influenzerà. Vediamo un po', carta guida per il Sagittario. Gli amanti. Qua parliamo d'amore. Qua mi dice che c'è l'amore o una scelta da fare rispetto all'amore. Dice un vero amore che dura a lungo, scelte dettate dal cuore, guarigione. Anche la guarigione di dinamiche emozionali per te ti porta questa luna nuova. Mi dice che c'è il tema amoroso per te. Vediamo un po' cosa ci raccontano rispetto al tema amoroso. Quindi come ti influenzerà rispetto all'amore, a una scelta da fare in amore. Vediamo Sagittario. Luna nuova, come ti influenzerà questa luna nuova? Cosa ti porta questa luna nuova, Sagittario? 10 di denari, 9 di coppe, asso di spade. Qua c'è una persona che vuole tutto con te. Ricevi comunicazioni chiare, parlare chiaramente di una persona che vuole tutto con te. Questa cosa ti rende molto felice, 9 di coppe. Vediamo ancora cosa ci aggiungono, ma puoi anche ricevere notizie, ti dico, in ambito, perché mi stanno aggiungendo anche altro, lavorativo, che notizie in ambito lavorativo di grande soddisfazione personale. Ancora. 8 i denari, sì, il lavoro proprio va da Dio, ragazzi miei. 10 di bastoni. È pur vero che c'è un po' di affaticamento in ambito lavorativo, però vedo che è giusto una questione, perché ti vedo, mi stanno dicendo, allora il lavoro va benissimo, il lavoro, ricevi anche comunicazioni di natura lavorativa, vedi cavalieri di bastoni, e ti dico una cosa, il lavoro va benissimo, certo è che stai un po' stanca, un po' stanco, un po' affaticato, però non è un problema questo. Non è assolutamente un problema. Quindi questa luna nuova ti porta una grande soddisfazione in ambito lavorativo. Perché il 10 di bastoni? Re di spade, perché è come se hai più responsabilità da portare avanti, un po' di stanchezza in questo. Sì. Vediamo un po', energia positiva per il Sagittario. 9 di bastoni, vedi, è come se avevi molta stanchezza, però ti puoi rilassare finalmente, questo mi stanno dicendo. Sì. E anche, ti dicono anche, rispetto a una situazione nuova in ambito lavorativo, la tua perseveranza verrà ripagata. Ok. Vediamo ancora carta negativa. Fante di denari. Alcuni di voi non sanno che scelta fare in una situazione lavorativa. Cavaliere di bastoni. Fammi vedere il positivo, di nuovo 9 di bastoni. Il 3 di denari. È come se ti vedo, va bene, va benissimo il lavoro, ti vedo un po' stanca, ecco perché ho un po' stanco in ambito lavorativo, però vedo che le situazioni vanno stupendamente. Perché il fante di denari al blocco? Il fante di spade, è come se dovessi, per alcune cose riguardanti il lavoro, che riguardano cose un po' più in là, devi riposarti un po' di più per avere la mente lucida su come dare il passo a quella cosa, va bene? E rispetto all'amore, che mi hanno detto l'amore, qua c'è anche una persona che vuole lottare per te, vuole tutto. Fammi vedere l'energia dell'asso di spade. Il 6 di bastoni. Io ti vedo che qualsiasi difficoltà tu abbia potuto affrontare in ambito lavorativo o hai affrontato, affronterai in questa settimana, che è una difficoltà di natura energetica, non è difficoltà, perché vedo che va benissimo, ti vedo contenta. Ricevi notizie di successo, di pieno successo. Vedo che lotti molto, che c'è un grande fermento interiore per te. Voglio mettere una carta sugli amanti.
ancora, visto che mi hanno specificato adesso il lavoro, sull'amore per favore, 2 di denari, cavaliere di bastoni e l'imperatore. Guarda, qua c'è una persona che, ecco, come mi dicevano, il 2 di bastoni, il cavaliere di bastoni e l'imperatore. È come se qua c'è una persona che vuole una stabilità insieme a te. Una stabilità insieme a te. Questo mi dicono. E tu è come se dovessi prendere una decisione rispetto a questo. Per alcuni di voi, mi hanno marcato di più il lavoro qui con la carta degli amanti, quindi può arrivare anche una persona nuova nei tuoi confronti, che magari può essere anche questa persona impegnata sul profilo lavorativo, e questa stessa è anche per questa persona, ok? Che magari ha molti impegni sul profilo lavorativo, ma è una persona che lotterà per te, questo mi stanno dicendo, ok? Forte il segno dell'Ariete e dell'Acquario, Gemelli e Bilancia. Vediamo un po' cosa mi dice questo oracolo. Sagittario, rigenerazione, respirare. E messaggi in una bottiglia. Sì, mi dicono che finalmente c'è un equilibrio in questi giorni su più fronti lavorativi, ti dicono anche di stare tranquillo, di prenderti un po' più di tempo. E messaggio in una bottiglia, nuovi inizi rispetto sia a livello amoroso che lavorativo, come ti ho descritto, ok? Vediamo cosa ci aggiungono le altre fate. Chiedi quello che vuoi, puoi fare tutto quello che vuoi, chiedi e ti sarà dato, mi dicono, ok? Quindi ragazzi miei, ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere quali sono, cosa ti porta questa luna nuova dell'8 maggio in Toro. Vediamo una carta guida per te, carta guida, Acquario, la giustizia. È tempo di decisioni, si rimettono delle questioni in equilibrio. 5 di primavera, magari avete avuto degli scontri con qualcuno, dei dissidi, dei dissensi con qualcuno. La giustizia mi parla di situazioni che vengono rimesse in equilibrio, comunicazioni che riportano ordine, soluzionare delle cose, le soluzionerete queste cose. 5 di primavera, la liberazione, che è la morte. Guarda, fate pace con delle persone, mettete in equilibrio delle cose, ok? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Prenderete anche delle decisioni giuste per voi stesse, per voi stessi, e anche nei confronti degli altri, o qualcuno farà giustizia con voi. Vediamo. Acquario, cosa ti porta questa luna nuova? Acquario, Re di coppe abbiamo qua, 3 di coppe e il 7 di denari. 8 di denari e 10 di spade. Allora ti dico chiaramente che qua c'è una persona, che tu la conosca o meno, non lo so, credo che tu la possa conoscere, una persona, ti vedo allegra e felice con questa persona, è un re di coppe, anche se è una donna, ribalta il concetto, una persona che esprime le proprie emozioni, lavora per farti stare bene, per la connessione, lavora per la connessione. E io ti vedo a te attendere con questa persona, vedo te più che altro, vedere quanto si può investire con questa persona, perché è come se avessi chiuso una tappa difficile a livello emozionale da poco, va bene? E riprende anche una, quindi io vedo questa persona, vedo tanta allegria, vedo, magari questa persona può essere anche un amico, che vuole aiutarti, vuole farti stare bene, una persona che è aperta emozionalmente, che ti fa stare bene, che si apre emozionalmente, perché mi parlano più che altro, non mi specificano nell'amore di coppia. Il 3 di coppe è anche godere insieme, festeggiare, stare bene, investire in questa condizione di bellezza, vivere insieme, della condivisione, ok? Può essere un amico, una persona di interesse o una persona nuova.
E questa è una persona disposta, se per esempio è nell'amore, è una persona disposta a sforzarsi 8 i denari per, per stare bene, per condividere dei momenti belli insieme in questi giorni di luna nuova. E fammi vedere l'energia del 7 di denari. La temperanza, io vedo che c'è un'ottima comunicazione con questa persona e ti dico anche, ci sono anche delle comunicazioni che stavi aspettando in ambito lavorativo. Si chiudono una nuova tappa per una nuova situazione. Cosa c'è dopo il 10 di spade? Assolutamente sì, c'è il giudizio, c'è una ripresa sia a livello sentimentale e emozionale, ok? Sia a livello lavorativo, c'è una ripresa, una chiamata che arriva che stavi aspettando, comunicazioni che stavi aspettando, una chiamata di lavoro, ok? Vediamo un po' energia positiva per te. Gli amanti, e qua parliamo d'amore, l'amore è ben aspettato per te con questi giorni di luna nuova in toro, eh? Allora qua c'è una persona, per te rinasce l'amore. Puoi conoscere questa persona in un gruppo di amici o quando esci, quando vai fuori, oppure una persona che già conosci e vedo che c'è un'ottima comunicazione affinché si realizzi una nuova tappa insieme. Questa persona è disposta a mettere sforzo, impegno a far funzionare le cose. Forte il segno del Sagittario, Gemelli, Cancro, Scorpione e Pesci, ovvero ascendente in tal senso, e Acquario come te e Bilancia. Vediamo un po' qual è l'energia negativa. Il mondo ti può fare un po' di fatica a aprire una nuova tappa a livello emozionale, però io vedo che lo farai perché il giudizio è proprio l'Acquario, chiudi una tappa difficile, ok? Vediamo un po' cosa ti dice quest'altro oracolo, Acquario. E respirare, ti dicono respira, stai tranquilla, stai calma, respirare. Essere imparziali la giustizia, perché qua c'è una persona veramente che è disposta, di grande spessore nei tuoi confronti. E tic tac è proprio in questi giorni. E proprio in questi giorni la giustizia entra in gioco dalla tua parte sia per quanto riguarda le situazioni, comunicazioni lavorative che stavi aspettando, che per quanto riguarda la situazione emozionale, l'amore. Va bene? Mettiamone un'altra delle fate, Acquario. Infatti qua c'è un processo di guarigione, guarito, guaritore. Tu stai guarendo una tappa emozionale e lo farai in questi giorni. Bellissima energia. Quindi ragazzi miei ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere cosa ti porterà questa luna nuova in Toro. Vediamo un po' qual è la carta guida per te, Gemelli. Il mondo. Il mondo mi parla di una nuova tappa per te. Grande successo, sei libero di andare in qualsiasi direzione, un percorso si completa. Mi parla di una nuova tappa della tua vita, grazie a questa luna nuova e al lavoro che hai fatto su te stessa o su te stesso. Principe d'autunno, qualcosa che è il Cavaliere dei Denari che andava lento, finalmente si apre, ok? Finalmente parte qualcosa che stava andando un po' lento, sei d'inverno, mi può parlare di lavoro o di altre questioni che stavano lente. Mi parla di una nuova tappa. Ok, andiamo a vedere da cosa è contraddistinta questa nuova tappa. Una nuova tappa della tua vita. Vediamo cosa ti porta questa luna nuova, Gemelli. 9 di spade, asso di bastoni. La ruota della fortuna, arriva un cambio rispetto a delle preoccupazioni, delle paure che avevi di lasciarti andare probabilmente o di avere... c'è un nuovo inizio qua per te. Ancora. 6 di denari. E il 7 di denari. Guarda, ti dico una cosa, se c'erano delle preoccupazioni inerenti per esempio a vari ambiti della tua vita dove non c'era equilibrio, viene rimesso equilibrio nella tua vita, soprattutto perché ti vedo piena o pieno di entusiasmo nell'andare incontro a questa nuova tappa, ti vedo piena di gioia, di entusiasmo e seminare nuove cose in funzione di una nuova tappa della tua vita che è pregna del tuo entusiasmo. Quindi mi parla anche di un'ottima semina in ambito lavorativo, e nel lavoro puoi avere nuove entrate, delle piccole ma entrate
in equilibrio, va bene? Il 7 denari mi parla che grazie a queste nuove entrate tu puoi avere anche dei progetti da fare per investire in qualcosa di nuovo. Fatto sta che mi parla di un cambio che stavi aspettando in più aree della tua vita dove non c'era equilibrio oppure di cui tu eri un po' preoccupata o preoccupato. Ti vedo animata o animato da questo. Vediamo un po' di cosa mi parla il cambio della ruota della fortuna. Del 4 di denari vedo anche maggiore stabilità in ambito tuo personale e di lavoro, maggiore stabilità vedo. 2 di denari ti vedo anche molto occupata, occupato, vedo maggiore stabilità in quest'ambito. Vediamo cosa ci aggiungono. Energia positiva, gemelli. 10 denari, guarda, qua mi parlano che anche a livello familiare va tutto bene, mi parlano del lavoro, che si apre una nuova tappa più creativa per te che ti permette di avere anche solide fondamenta, mi parlano di maggiore stabilità per te in ambito lavorativo, anche dei nuovi progetti che possono iniziare a compiersi. Vedo armonia in famiglia anche, se c'erano delle preoccupazioni a livello familiare si risolvono. Vediamo la carta negativa. Il diavolo. Il diavolo mi parla di un po' di cose a cui tu vuoi ambire. E queste nuove cose mi sa che devi attendere un altro po' in ambito lavorativo. Vuoi ambire a delle altre cose, ok? Stai ambendo a qualcosa, bisogna attendere un po'. 6 di bastoni, vedi, è come se per avere i risultati a cui stai ambendo in ambito lavorativo bisogna attendere un pochino, però vedo che una nuova tappa della tua vita pregna del tuo entusiasmo è già in essere. Fammi mettere un'altra carta sul diavolo perché il diavolo ha blocco. L'asso di spade. Non hai chiarezza rispetto ancora a cosa a cui stai ambendo, non c'è ancora totale chiarezza rispetto a cosa stai ambendo in ambito lavorativo, infatti 2 denari a livello lavorativo. Però ti dicono abbi pazienza, intanto tu stai bene adesso in questi giorni, una nuova tappa della tua vita si apre che porta maggiore stabilità, pregna del tuo entusiasmo rispetto a quelle condizioni che ti stavano un po' preoccupando, ok? Vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo. L'osservatore, il vento cambia direzione, tutto ciò che brilla, 2 altre, girare in tondo, è tempo di andare. Guarda qua a più livelli delle varie aree della tua vita, soprattutto famiglia, denaro, lavoro, in ciò che è descritto, è come se tu stavi aspettando questo cambio e ti dice finalmente arriva questo cambio rispetto alla vera essenza di chi sei, cioè anche a livello lavorativo farai cose che ti richiamano la tua essenza, anche se non hai totale chiarezza ancora di dove stai andando, però sappi che quella è la direzione giusta perché hai chiuso una tappa relativa a delle paure che avevi. Ok? Ok, mettiamoci anche le fate. Vediamo le fate cosa ti dicono, gemelli. Vacanza. La risposta che stai cercando può presentarsi durante una vacanza, un ritiro o un viaggio. Alcuni di voi stanno andando in vacanza e molte non sapevate magari se potevate andare oppure no, perché qua magari state programmando una vacanza, non sapete se potete andare, poi tutto d'un tratto magari dovete fare delle cose lavorative, ma ti dicono attendi, non ti preoccupare perché la vacanza si risolve più in là, ce la farai più in là. La vacanza è anche il passaggio da uno stato di coscienza ad un altro. Con il mondo mi parla che tu passerai da uno stato di coscienza ad un altro, vivendo una situazione più serena, va bene? Sia nei vari ambiti descritti laddove non c'era equilibrio, perché ti vedo animata da una forza interna con l'asso di bastoni, che ti porta proprio maggiore stabilità e radicamento, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, io faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o venere in bilancia. Andiamo a vedere cosa ti porterà questa luna nuova in toro. Vediamo un po', carta guida per la bilancia. Dieci di primavera mi parla di un po' di stanchezza probabilmente, o avrai molto da fare e c'è una situazione un po' più situazioni di stanchezza, un po' di situazioni un po' pesanti, troppe responsabilità, mi parla di una situazione un po' di questa natura. Vediamo un po'. Bilancia, magari hai molto da fare, ti vedo molto indaffarata, un po' di stanchezza per questo. Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi, bilancia, cosa ti porta questa luna nuova.
4 di bastoni, 10 denari, il 3 di spade. Ti vedo un po' stanca per ciò che riguarda le questioni di casa e stabilità. Vedo una situazione di stanchezza, può esserci che c'è molto può essere che tu abbia molto da fare in questioni riguardanti casa, stabilità, famiglia. Vedo un po' stanchezza in questo. 2 altre, 8 di denari. Però ti dico, il 6 di bastoni, allora vedo una situazione che ti stanca molto a livello di casa, di famiglia, di stabilità, di lavoro, situazioni che ti stancano un po', non c'è molta responsabilità. Vedo che 6 di bastoni, 8 di denari, vedo che ci sarà un successo rispetto a queste situazioni, anche il tuo sforzo, il tuo lavoro verrà premiato, o da superiori o da... verrà premiato lo sforzo che hai messo. Se per esempio qua c'è la chiusura, per alcuni di voi c'è la chiusura di un vecchio lavoro che ti dava stabilità, e qua io ti vedo impegnata in altro che ti porta fortuna e successo, L'imperatore, vedi, mi parla di una situazione di mettere ordine in più situazioni, magari ti vedo stressata in questo, vedo che ce la fai, questo ti dice la luna nuova. Vediamo carta positiva per te, bilancia. 4 di spade, un po' di riposo ragazze mie bisogna avere, finalmente ti puoi riposare, questo mi dicono. 4 di spade al positivo mi dice che finalmente ti togli il peso di molte responsabilità, godendo dei frutti dei tuoi risultati. E un po' di riposo ti dicono, Sì. Vediamo un po' carta negativa. Il giudizio, per te è difficile prenderti un po' di riposo, questo mi stanno dicendo. Però lo devi fare, mi stanno dicendo, perché godrai dei frutti di questo riposo. Vedi regina di denari, ti vedo molto indaffarata, un po' di remore nel prenderti una pausa. Ti dicono prenditi una pausa perché godrai di questi benefici e vedrai che saranno molto di più i benefici che ne prendi da questa pausa che continuare a darti, questo mi stanno dicendo. Fammi vedere una carta sul 3 di spade. La regina di spade, sì, perché è come se avessi lottato molto per ottenere delle cose. Ti dicono riposati un po' perché hai già per farlo, Vediamo il 6 di bastoni, energia del 6 di bastoni. 3 di bastoni, assolutamente. Ti dicono anche di, guarda, per tanto lavoro che hai fatto, per tanto stress rispetto a situazioni riguardanti casa, famiglia, stabilità, ok? Mi dicono qua, hai lottato tanto per questo, sei stanca, eccetera. Ti riposerai, anche se per te è difficile prendere questa decisione di lasciare un po' il peso delle responsabilità, e ci sarà successo in questo. 3 di bastoni mi parla di un'apertura di cammino, anche organizzare una vacanza, un weekend, ok? Vediamo cosa ti dice l'oracolo. Bilancia. Magari tanto lavoro per la famiglia, mi spiego, per i figli, vediamo. Scambiarsi i doni, a dire il vero. La tribù, vedo anche degli incontri con delle persone, vedo degli incontri con le persone che ti faranno stare bene. Vediamo 2 altre, tutto ciò che brilla. Costruire palazzi, guarda, mi stanno ribadendo che vedo anche gli incontri con delle persone che ti permetteranno anche di rilassarti in questi giorni. E vedo anche che nonostante tu faccia un po' di fatica a prenderti del tempo per te, questo mi stanno dicendo in questi giorni, lo farai grazie anche a delle persone che ti sosterranno in questo, amici, magari familiari. Costruire palazzi, ti dicono, va tutto bene, non ti devi affannare più di tanto, le basi ci sono già, ok, a livello lavorativo, familiare, quindi ti dicono riposati perché è molto meglio di quello che potresti fare, ok. Un'altra delle fate. Vita sentimentale. La domanda che hai fatto coinvolge la tua vita sentimentale che sta cambiando in meglio. Allora, qua non mi hanno specificato sulla vita sentimentale, adesso mi esce la carta della vita sentimentale. Sulla vita sentimentale io qua ti posso dire che se tu avevi il cuore rotto per una situazione che ti ha creato dei problemi, io ti dico che qua con il 6 di bastoni e il 3 di bastoni tu ti metti alle spalle completamente una situazione che ti ha pesato oltre alle tue responsabilità. Quindi ti metti alle spalle una situazione, una tappa difficile a livello sentimentale o amoroso, che sia con una persona che già conosci, che sia la chiusura di una relazione, che sia una tappa difficile. Non prenderai decisioni subito perché tu ti sistemi a livello emozionale. Ti dicono anche nella vita emozionale e sentimentale le cose stanno cambiando. Questa luna nuova è funzionale affinché tu possa riposarti, schiarirti le idee, metterti in connessione con te stessa e aprirti
a una rigenerazione animica, va bene? Non mi hanno specificato persone qua, mi hanno detto soltanto quest'ultima carta e l'ho tratta da quello che abbiamo letto. Fammi vedere però, visto che esce lo devo fare. Sulla vita sentimentale, nello specifico per favore, per le mie ragazze e i miei ragazzi, vita sentimentale, per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia, la papessa, 6 di spade, wow, asso di coppe, c'è un nuovo amore ragazze. Io vedo che qua ve ne siete andate e c'è stato un allontanamento da una situazione o di silenzio oppure da una persona con cui c'era triangolazione, oppure c'è stata una situazione tua, se sei singolo, introspettiva e adesso ti apri al nuovo. Qua sta arrivando l'amore. Non me l'hanno specificato in questi giorni di luna nuova, però qualche giorno dopo io credo di sì, perché è uscito subito l'asso di coppe. Ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del pesce, ascendente pesci, luna o venere in pesci. Andiamo a vedere cosa ti porterà questa luna nuova in toro e vediamo quali sono i messaggi. Allora, partiamo dalla carta guida, pesci. Cosa ti porterà questa luna nuova? Un cavaliere di coppe, principe d'estate, romantico, affascinante, drammatico, civettuolo. Ti innamorerai all'improvviso, puoi perdere la testa, hai bisogno di restare coi piedi per terra mentre vivi un'esperienza emotiva molto forte. O vi siete innamorate di qualcuno, vi innamorerete o siete innamorate o innamorati, o c'è proprio un movimento d'amore nei tuoi confronti, un nuovo inizio, asso di primavera. Qua c'è l'amore, è un'opportunità d'amore. Un'opportunità d'amore per te. Questa è la carta principale. Vediamo cosa ci aggiungono i tarocchi. Allora, pesci, vediamo cosa ti porta questa luna nuova in toro. Pesci, vediamo 7 di denari, 4 di bastoni, l'appeso, il 9 di denari, la forza. Allora, qua mi aggiungono altre informazioni. Mi dicono che a livello economico e lavorativo, ciò che riguarda una stabilità, qualcosa che era fermo, io qua vedo la determinazione a conseguire questo obiettivo. Quindi nel lavoro 9 denari, la forza va benissimo, un recupero sul piano lavorativo e di benessere personale. Assolutamente, stavi aspettando maggiore stabilità, attesa per questa maggiore stabilità. Io vedo che il lavoro va benissimo in questi giorni, eh. Proprio questa è la prima cosa lampante. Poi io vedo qua 10 di spade, mi stanno dicendo che mi stanno mettendo l'attenzione su più circostanze laddove c'era una situazione di fermo. Poteva essere anche salute psicofisica, c'è proprio un recupero della salute psicofisica, recupero totale. Se stavi aspettando di avere maggiore stabilità in te stessa, anche in te stesso, c'è un recupero totale della salute psicofisica. Vediamo un po' ancora, visto che mi mettono, vediamo un po', la carta positiva per te. Il diavolo. Allora questo diavolo al positivo mi parla di questa persona che vuole molta energia passionale nei tuoi confronti, eh? Volevo vedere se uscivano carte sull'amore, qua il diavolo al positivo con il principe d'estate mi parla di una persona che ha l'ambizione proprio a incontrarti, a stare con te, e assolutamente sì. L'imperatrice vuole ottenere tutto con te, vuole ottenere successo con te. C'è questa persona qui, vediamo il negativo, carta negativa. Gli amanti, tu non so che cosa, tu puoi essere un po' in dubbio. Qua gli amanti al negativo come se puoi avere dei dubbi rispetto a questa persona che vuole ottenere tutto con te, c'è una forte energia sessuale, passionale. È possibile che tu ti prenda il tuo tempo per questo, perché qua non me l'hanno menzionato, me l'hanno menzionato più come prima carta. Mi hanno detto che a livello di salute psicofisica tu ti riprendi totalmente, il lavoro, risposte che stavi aspettando arrivano. Vediamo un po', voglio fare un attimo su sull'amore, visto che è uscito in particolare. Sull'amore cosa accade con la luna nuova per i pesci?
9 di spade, ti vedo un po' preoccupata per questa cosa, vediamo. Asso di denari, 3 di spade. Per alcune di voi è una persona che vuole rimediare, per altre invece è un'opportunità nuova, dove ti vedo un po' con dei dubbi, perché probabilmente non ti fidi tanto di questa persona o perché stai chiudendo una tappa amorosa tua e quindi stai chiudendo una tappa emozionale difficile. Vediamo ancora, due altre. Sì, la morte, il paggio di denari. Guarda, io credo che qua tu chiudi una tappa emozionale, o che sia con questa persona o con una persona nuova. Io vedo che qua c'è l'opportunità, c'è un cambio, arriva un cambio a livello amoroso, ok? Poi deciderai tu. Vediamo un po' cosa dicono gli oracoli. Abbiamo il segno del gemelli e del capricorno e del leone forte, per te. Vediamo cosa dicono gli oracoli. Una storia infinita, casa, dolce casa. È tempo di fare un sonnellino. Io credo che inizialmente non ti vedo aperta a questa opportunità. Inizialmente no, però l'opportunità sta lì. Vediamo un po', due altre. Infatti l'osservatore, tu che valuti e immaginare, secondo me poi darai questa opportunità, però lo fai secondo i tuoi tempi, va bene? Vediamo un po' cos'altro ti dice. Figlio, questa è un'altra informazione, mi parla sia di nuovi inizi, tutte le carte dei bambini, sia se avevi preoccupazioni riguardanti tuo figlio, le situazioni si sbloccano. Magari avevi preoccupazioni riguardanti al lavoro di tuo figlio, si sbloccano le comunicazioni rispetto a tuo figlio, rispetto a un lavoro per tuo figlio. E ti dice tuo figlio è vegliato e protetto mentre esplora il mondo. Se avevi delle preoccupazioni rispetto a tuo figlio, non ce le avrai più, va bene? Il figlio, come per tutte le altre, tutti gli altri voi, è la carta dei nuovi inizi. Quindi ragazze mie e ragazzi, questo è quanto per voi, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o venere in cancro. Andiamo a vedere cosa ti porterà questa luna nuova, come ti influenzerà. Mettiamoci prima di tutto una carta guida. Gli amanti. Qua c'è o una scelta da fare in amore, oppure vedo che arriva l'amore, la forza, 3 d'autunno, 3 di denari. Qua c'è qualcuno che vuole recuperare un rapporto, vuole mettere sforzo e impegno con te. Quindi come messaggio principale c'è una persona che vuole mettere uno sforzo a livello amoroso con te, forte il segno del gemelli, del leone. Sì, mi dicono questo, però vediamo cosa ci aggiungono i tarocchi. Allora, cancro, cosa accade in questi giorni di luna nuova? Come ti influenzerà questa luna nuova, cancro? 6 di bastoni, la ruota della fortuna, 8 di denari. A livello lavorativo vedo che c'è un cambio di fortuna dalla tua parte, successo in ambito lavorativo. Sì, due altre. Cavaliere di bastoni, poi abbiamo un cavaliere di bastoni e poi l'eremita. Allora, a livello lavorativo vedo che arriva un cambio di fortuna, un cambio insperato, qualcosa che non ti aspetti, che ti porta a lavorare, perciò, cioè ti vedo molto impegnato in ambito lavorativo, probabilmente qualcosa di nuovo oppure un successo che porta a farti impegnare, a farti impegnare e ti vedo contenta, contento di questa cosa. Poi c'è una persona che arriva, un cavaliere di bastoni, arriva questa persona e ti vedo un po' sulle tue, ecco perché la scelta, forse una persona che vuole mettere sforzo e impegno, arriva all'improvviso, tu hai lasciato una situazione difficile da poco o con questa persona o con una persona o può essere una persona nuova, ti vedo un po' con l'eremita, un po' e adesso cosa faccio? Un po' andarci cauta o cauto, si vedi cavaliere di denari, ti vedo andarci un po' cauta o un po' cauto. Vediamo, energia positiva per te, il mondo, nuova tappa, una nuova tappa della tua vita, un nuovo ciclo migliore di quello che hai attraversato fino a questo momento. Carta negativa,
Il re di denari mi dice che tu puoi avere molte responsabilità in ambito lavorativo in questi giorni e quindi è come se vuoi avere più cose sotto controllo e quindi vedi il tre di coppe, non c'è molto tempo per godere, per diciamo godere quotidianamente della compagnia, è come se avessi molte responsabilità. Sì, vediamo un po' perché il re di denari al blocco. 10 di spade, o tu hai chiuso una tappa con una persona ufficiale e quindi ci vai un po' cauta con questa persona nuova, oppure questa persona è una persona che tu ci vai cauta perché può essere una persona impegnata e vuole energia molto sessuale e passionale nei tuoi confronti. Paggio di denari, sì, non so se ci vai cauta, diciamo, va bene? Vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo. Cancro. Young, vedi? Arriva questa persona. È all'improvviso questa cosa, vediamo. O questa persona non ti dà stabilità, ci vai cauta, devi valutare un po' di cose. Ti vedo contenta su un altro piano, però. Vediamo ancora. Rigenerazione, sì. Costruire palazzi. Allora, guarda, per quanto riguarda la situazione lavorativa, c'è un nuovo inizio che porta a una rigenerazione. Costruire palazzi, si mettono le basi per qualcosa di importante. Guarda, per quanto riguarda la situazione sentimentale, io credo che, fammi vedere due altre. Sì, co-creare? Assolutamente sì, c'è un potenziale in questa relazione. C'è un potenziale in questa relazione. Per alcuni di voi ci andate caute perché questa persona non ti ha dato stabilità prima. Si apre un nuovo ciclo con questa persona che magari era impegnata. Io credo che per alcuni di voi era impegnata questa persona e può tornare singolo, rigenerazione. Invece per altri ci andate caute per vedere se vi potete fidare, se mettere le basi per qualcosa. La risposta è sì. La risposta è sì col tempo, ok? Vediamo cosa ti dicono le fate. Fai esercizio fisico. Questo è un buon momento, ti dicono con questo messaggio, di riattivazione di tutta l'energia dentro di te, ok? Quindi di conseguenza all'esterno arrivano anche cose energetiche dello stesso peso, va bene? Quindi ragazze mie ragazzi, questo è il messaggio per voi, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Andiamo a vedere cosa ti porterà questa luna nuova dell'8 maggio in Toro. Allora, come ti influenzerà, cosa ti porterà? Mettiamoci prima di tutto una carta guida. Carta guida, Scorpione. Vediamo. Re d'inverno, questo è il re di spade. È possibile che tu ti vedo molto seria, molto serio su delle questioni, hai a che fare con più questioni, ti vedo cercare di avere idee lucide su come risolvere alcune questioni. Qua c'è il risveglio, l'eremita, ti vedo avere a che fare con più cose che necessitano delle prese di decisione da parte tua. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Scorpione. Cosa ti vogliono dire per questa luna nuova? Re di coppe. Regina di coppe. Wow, qua abbiamo una coppia con grande potenziale. Re di bastoni, c'è un po' di gente qua, ci sono un po' di persone. Vediamo un po'. Ancora. 7 di denari. Cavaliere di coppe. Guarda, qua mi dicono che allora c'è una persona che farà, se stai già insieme a una persona e avevi qua c'è una grande coppia e magari eri un po', stavi attendendo un'azione da questa persona. Questa persona ha re di bastoni e cavaliere di coppe.
Cioè, nel senso, questa è una persona che farà delle azioni verso di te di movimento, di sforzo, di impegno. Se stavi attendendo qua una persona con la quale sei già in relazione o comunque in connessione e questa persona non si decide ad aprirsi, io qua vedo che arriva un'altra persona, Arriva un'altra persona che mette sforzo, impegno, magari c'è un po' di freddezza con la persona con cui sei in connessione, però qua arriva un'altra persona, Re di bastoni e Cavaliere di coppe. E c'è un movimento d'amore da parte di questa persona. Oppure può essere la stessa persona con la quale c'era un po' più di freddezza o comunque sia, non la vedevi fare sforzo e impegno, un'energia un po' passiva, e mi parlano di una persona che mette sforzo e impegno invece, una persona che ti corteggia proprio, Vedi qua la stella. Vediamo un po'. Energia positiva per te. Energia positiva 10 di bastoni. Se abbiamo vissuto una tappa un po' pesante, la pesantezza non ci sarà più. Una situazione che non avanzava adesso avanza. Mi parlano soprattutto a livello amoroso qua, ok, vediamo un po'. Energia negativa. Energia negativa è 2 di coppe. Devi fare una scelta, o una persona o l'altra, perché arriva qua una persona magari con la quale c'è una persona con la quale c'è un po' di c'è dell'attesa, e arriva un'altra persona che fa uno sforzo verso di te, ma sforzo proprio impegno, lo vedo proprio agire nei tuoi confronti, Il 2 di coppa al blocco mi parla della scelta, ti ho detto qua con Re d'inverno, una scelta che dovevi fare. 6 di bastoni, quindi la scelta è anche metterti alle spalle una situazione difficile, oppure qua c'è una persona che fa la scelta nei tuoi confronti. Qual è l'energia del Re di coppe? L'energia del Re di coppe, del Sole. Sì, c'è una persona qua che vuole tanto con te, vuole tanto con te, vedo felicità. Il Re di bastoni, il mondo. Qua c'è una persona che vuole una nuova tappa con te, può essere la stessa che era un'energia un po' più passiva, oppure una persona nuova, oppure può essere tu stavi aspettando un'altra persona con la quale magari c'era una connessione bella però non faceva sforzi, e ne arriva un'altra. Vedi 5 di denari. Per molti di voi dovete prendere una scelta qui, c'è l'imbarazzo della scelta. Vediamo un po' ancora cosa ti dice l'oracolo. Qua abbiamo forti segni del leone, scorpione come te, cancro, pesci, ariete, leone e sagittario. Vediamo cosa ti dice. Sì, rigenerazione, felice, felice, ti vedo contenta, Sì, casa dolce casa. Io qua vedo che c'è una nuova tappa che ti porta molta felicità. Casa dolce casa mi parla di una carta di bellissima energia, di condivisione, di equilibrio, di bellezza. Se stavi aspettando che una persona facesse dei passi nei tuoi confronti, che facesse una nuova tappa, questo farà. Altrimenti le situazioni descritte prima. Però ti vedo felice in qualsiasi caso, Vediamo ancora le fate cosa dicono. Fai esercizio fisico. Questa carta è uscita pure al cancro, è possibile che stai connettendo con una persona del cancro. Mi parlano, mi dice che a parte l'esercizio fisico, che è un consiglio, no? Con questa luna nuova iniziamo a darci dei buoni propositi, a farli, e mi dicono che l'energia proprio anche vitale riprende in te, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere cosa ti porterà questa luna nuova. Allora, prendiamo prima di tutto una carta guida. Carta guida per il Capricorno, cosa ti porterà questa luna nuova? Come ti influenzerà, cosa ti porterà? Vediamo. Un risveglio. Ti porterà un risveglio, un cambio di prospettiva, rispetto a delle situazioni, a più situazioni, un cambio di prospettiva. Questo è l'appeso, no? Tradizionalmente nei tarocchi è l'appeso. Mi dicono anche un cambio di prospettiva rispetto a situazioni che erano ferme. 10 di primavera, che ti hanno dato dei pesi, situazioni ferme o situazioni di responsabilità che ti hanno dato un po' di pesi, un cambio di prospettiva rispetto a queste responsabilità o rispetto a una situazione ferma che adesso è ferma. Vediamo un po' di cosa si tratta. Capricorno, come ti influenzerà questa luna nuova?
cosa accade in questa luna nuova. Vediamo. 9 di coppe, 2 di bastoni, 4 di bastoni. Guarda, ti vedo contenta per tutto ciò che riguarda gli studi, la casa, la stabilità. Qua una situazione si sblocca, nel senso situazioni che erano ferme, situazioni stagnanti anche a livello energetico. Ti vedo contenta e ti vedo incontrarti con familiari, amici o persone a cui vuoi bene. Vedo felicità qui. Vediamo ancora, Capricorno. 9 di spade, 10 di spade. Guarda, dopo una situazione, qua io vedo preoccupazioni inerenti alla fine di una tappa difficile, a più ambiti, può parlare di lavoro, di studi, di stabilità. Vedo una situazione che ti ha potuto tenere un po' soggiogata o soggiogato fino a questo momento che si riapre. Cioè si sblocca una situazione, preoccupazioni inerenti a una tappa difficile rispetto a ciò che ti dà felicità, rispetto a ciò che ti fa stare bene, quindi più ambiti, ok? Vediamo un po'. Energia del 10 di spade. La giustizia, assolutamente. Qua io vedo che la giustizia entra in gioco a tuo favore per metterti alle spalle una tappa complicata su più fronti della tua vita. Vediamo l'energia del 4 di bastoni. Il matto, sì, io vedo che finalmente ti lascia andare. C'è una situazione di spensieratezza, di allegria, che ritorna la gioia nella tua vita per una situazione un po' pesante che hai vissuto ultimamente. Mi può parlare di più aspetti, Vediamo. Vediamo energia positiva per te. L'8 di coppe, un cambio emozionale. Molte di voi hanno avuto a che fare con una situazione emozionalmente un po' più pesante, che vi dava un po' di dubbi. Un cambio emozionale a più livelli, non mi parlano nello specifico di amore, cioè mi parlano a più livelli emozionalmente che eri un po' bassa d'animo, e qua invece c'è una svolta. Ti lascia andare anche a nuove conoscenze con il matto, rispetto a preoccupazioni per una situazione che non avanzava. Vediamo un po', carta negativa. L'8 di bastoni, qua mi dice l'8 di bastoni mi parla di comunicazioni, di situazioni che avanzano ma sta al blocco, come se molte comunicazioni, situazioni non avanzavano inerenti alla tua felicità. Se tale felicità era dovuta a una stabilità tua sotto vari punti di vista, anche una stabilità psicofisica, economica, dice che si sbloccano le cose. Questa luna nuova ti porta uno sblocco di situazioni che ti danno un maggiore motivazione a livello emozionale. Magari qua potete avere una persona che era a distanza, vedi di spade con cui non c'era comunicazione, arriva un cambio emozionale, però vedo che siete voi a prendere l'iniziativa di lasciarvi fluire alla vita e vivere nel qui ed ora. Vediamo carta positiva ancora, 8 di coppe, asso di denari, un'opportunità di lavoro arriva un cambio emozionale, arriva un'opportunità di lavoro o un nuovo inizio per te che ti fa felice. Tale nuovo inizio mi determina un cambio emozionale, cioè le tue emozioni cambiano e ti vedo più felice, più spensierata, più gloriosa o glorioso, ok? Rispetto a situazioni che non avanzavano. Molte di voi è una situazione di natura economica, burocratica, di giudiziaria, non lo so, qualcosa che riguarda la stabilità. Sì, vediamo un po' cosa ti dice l'altro oracolo. Latte e miele, conoscenza profonda, tra due mondi. Guarda, io vedo che qua tu hai lottato per stare bene. Vedo che si passa finalmente da una situazione grigia a una situazione a colori. Cos'altro viene? Mettiamone altre due. Non devi fare altro che ricevere. Qua inizi a fluire nuovamente alle emozioni dicendo no, non è per voi, a ciò che non fa più per voi. Comunicazioni che non arrivano e quindi stai magari incriccata su situazioni che non arrivano, che non si sbloccavano, o rispetto a una persona o più persone su vari ambiti, ok? Non è per te stare così. Quindi tu ti lasci fluire finalmente alla vita, dando l'opportunità alla vita di stupirti con quest'asso di denari. A più livelli, mi parlano di situazioni a più livelli dove entra in merito la giustizia, situazioni ingiuste che si rivelano, che cambiano prospettiva, cioè la giustizia si risolve a tuo favore, ok? Vediamo cosa ti dicono le fate. Cosa ti dicono le fate ancora, Capricorno?
Il potere dei fiori, la guarigione, ci sarà una guarigione delle tue emozioni. Trascorri il tempo con i fiori e le loro essenze per aumentare il loro potere di guarigione. Vi consiglio la lavanda, l'incenso in questi giorni, ok? O comunque state intorno ai fiori, alla natura, perché è proprio un potere di guarigione a tutti i livelli, di situazioni che vi stavano premendo un po', e quindi c'è una liberazione su questo. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, concludo qui, vi abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, ascendente Toro, Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere cosa ti porterà questa luna nuova e quali sono le energie per te, come ti influenzerà. Allora, mettiamo una carta guida per questa luna nuova per il Toro, che poi è nel tuo segno, luna nuova in Toro. Vediamo come ti influenzerà. Vediamo un po', carta guida, luna nuova. L'imperatrice, qua ci sei tu, tutto a tuo favore. L'imperatrice, ti vedo splendente, è il momento di agire, potere della creatività, il successo ti porta a una vita prospera e confortevole. Mi dice che questa luna nuova nel tuo segno avrà un esito strapositivo per te. Imperatrice mi parla di successi, di abbondanza, di maternità, di creatività. Mi parla di un ottimo momento per te dove tutto ciò che stai sognando e pensando è ben aspettato, ok? Bellissimo, vediamo cosa ci aggiungono i tarocchi. Allora, vediamo questi, ci mettiamo questi. Allora, come ti influenzerà questa luna nuova in Toro nel tuo segno? Sette di bastoni, paggio di coppe, asso di denari. Ok, adesso vi dico. Asso di spade, vedi quanti assi, nuovi inizi, proprio opportunità, assolutamente nuove opportunità. Sei di coppe, mamma che bella stesa, forse la più bella che ho fatto. Allora, mi sta dicendo che c'è qua, se ci sono dei figli e c'erano delle preoccupazioni o problemi con i figli, dei limiti, qua si risolvono, arrivano comunicazioni da parte dei figli, o comunque sia comunicazioni che riportano tutto in equilibrio, una bellissima energia con i vostri figli, opportunità. E per quanto riguarda l'amore, è ben aspettato, perché io qua vedo opportunità d'amore, assolutamente, che una persona che ti porta un'energia preziosa e vuole realizzare un'opportunità in concreto con te. Asso di denari, sei di coppe. E il paggio di coppe sono movimenti di dolcezza, una persona amabile, e qua vedo che ci saranno comunicazioni e concretezza con questa persona, va bene? A partire da una situazione dove c'erano magari un po' di ostacoli, litigi o una situazione di barriere o due da parte di questa persona, c'è un'apertura bellissima. Per molte ragazze e ragazzi sono ben aspettati i nuovi inizi con persone nuove, assolutamente, che portano un'energia preziosa, bellissima, va bene? Vi vedo proprio stupefacenti. Vediamo energia positiva per il Toro. 6 di spade, avanzamento, 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 avanzamento in amore, avanzamento, si avanza da un'energia magari che era un po' più di blocco. Vediamo carta negativa. 9 di bastoni, certo è che magari sei un po' stanca, un po' stanco, no? E quindi è come se il 9 di bastoni sono un po' di limiti, un po' di resistenza, un po' di stanchezza tua rispetto a situazioni dove non te la sei passata bene negli ultimi tempi. Vedo un po' di stanchezza in questo, però assolutamente le cose sono a tuo favore. Vedi stanchezza nel 9 di bastoni, un po' di difese tue alte, la luna, preoccupazioni rispetto all'amore o a queste circostanze. Ci sono proprio avanzamenti, va bene? Bellissima stesa, ti ripeto, la migliore che ho fatto fino a questo momento. Vediamo ancora cosa ti dice l'oracolo per il Toro. La tribù, qua vedo incontri, arrivare al traguardo, qualcuno che non si arrende, e la pace. È una stesa bellissima. Io qua della tribù mi parla di incontri, una persona che non si arrende, arrivare al traguardo, pace, una bellissima energia, stupenda, chiarissima proprio. Andiamo a vedere ancora. Sicurezza di sé, ti vedo molto sicura di te stessa o sicuro di te stesso.
È una stesa bellissima, ti vedo proprio piena di forza o pieno di forza, bellissima stesa ragazze mie. Quindi vi auguro una luna nuova meravigliosa, io vi ringrazio, noi ci vediamo presto e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere come ti influenzerà questa luna nuova. Vediamo quali sono i messaggi, cosa ti porterà. Vediamo. Messaggio carta guida. Regina di primavera, questa è la regina di bastoni, ti vedo avere tutto il potere nelle mani, ti vedo piena di te stessa, pieno di te stesso, ti vedo brillante, leale, talentuosa, amichevole, come se questa luna nuova ti portasse un grande impeto personale. Per esempio, mi prefisso una cosa, la faccio, ti vedo piena di energia, di passione, di grinta, ti vedo molto contenta, avere le situazioni sotto controllo, cioè va tutto a tuo favore, ti vedo piena di energia, credi in te stesso, ok? Bellissima energia. Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi, cosa ci aggiungono. Vediamo un po'. Allora, la morte, cambio, 7 di bastoni, l'asso di coppe. Qua abbiamo un'opportunità d'amore che era bloccata. Abbiamo un'opportunità d'amore, ok, ancora. Asso di spade, quanti assi? E poi il 6 di denari. Allora, ti dico, qua arriva un'opportunità d'amore che era bloccata, o comunque sia un cambio, aveva dei limiti in mezzo, no? La morte, 7 di bastoni, cioè, tu volevi un cambio ma c'erano dei limiti. Vengono superati questi limiti, c'è un asso di coppe, c'è un'opportunità d'amore, o comunque sia un non solo d'amore, ma anche io ti vedo a te piena di entusiasmo ad aprirti alla vita, aprirti all'amore e quindi anche a nuove conoscenze. E qua c'è una possibilità di conoscenza importante, anche più di una. Ricevi anche notizie sul lavoro per molte di voi, asso di spade e 6 di denari, vedo ricevere notizie che portano anche delle entrate di denaro, non miliardi, però delle entrate di denaro che vi portano una maggiore stabilità. Magari queste situazioni erano bloccate, vedo che una situazione si sblocca sia a livello lavorativo, comunicazione in ambito lavorativo, e ti vedo piena di entusiasmo e di energia creativa, quindi sia nel lavoro che nell'amore, qua io vedo piena di energia e di entusiasmo. Bellissima energia, vediamo un po' energia positiva per te. Il 10 di coppe, wow, ti vedo proprio felicissima, felicissima qua con amici, parenti o una nuova persona o una persona di interesse. Ti vedo proprio il 10 di coppe è l'amore, l'amore che trionfa per te. Ancora carta negativa, l'asso di bastoni. Per alcuni di voi dite no a una persona, io qua do più opzioni per voi, dite no a una persona perché l'asso di bastoni, oppure o dite no a una persona perché vi vedo con più opzioni e dite sì a un'altra persona che vi lega più a livello emozionale, oppure l'asso di bastoni al blocco mi parla dell'impeto vitale vostro che non l'avete avuto fino a questo momento, cioè un po' di abbassamento d'animo, magari avete lottato per un cambio che non è arrivato, questo vi faceva in vari ambiti, vi faceva un po' abbassare d'animo e quindi non avete molta voglia in questo senso, però vedo che sarà la vita a darvi quello che meritate, ok? E vedi qua c'è un re di spade, è possibile che dite no a una persona perché entra un'altra persona per alcuni di voi, invece per altri è perché avete lottato per delle questioni riguardanti dei cambi che non arrivavano, siete un po' demotivate, ma la vita, questa luna nuova ti porta completamente un'altra energia, ok? Vediamo cosa ti dice l'oracolo. Ripulire, sì. Tic tac. La flessibilità. Allora, qua abbiamo nuovi inizi in questi giorni di luna nuova. Flessibilità, le cose tornano a fluire rispetto a dove c'era della rigidità nei vari ambiti descritti: lavoro, situazione emozionale, situazione di abbassamento d'animo, vedo che ti rialzi perfettamente se hai avuto un momento un po' particolare. Altre due. Respirare.
E qui ed ora sono carte proprio che mi stanno dicendo che con questa luna nuova tutto si fa adesso, quindi vedo una ripresa emozionale molto forte, anche di passione interna tua, e situazioni che si sbloccano dovute anche alla tua ripresa emozionale. Vedo che tutto è sotto controllo, va bene? Andiamo a mettere un'altra delle fate. Iniziativa imprenditoriale, per molte di voi qua c'è qualcosa di nuovo a livello lavorativo che vi entusiasma da un profilo anche passionale. Dice credi in una nuova idea imprenditoriale o in un'opportunità di carriera e vai fino in fondo, perché io vedo che sei animata da qualcosa per cui hai lottato e ti vedo molto contenta e felice anche a livello lavorativo. Credi in questo, ti dice, perché arrivano notizie rispetto a questo. Ok, ragazze mie e ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.